Ciao, in questo video vedremo come pannellizzare con uno script che si chiama KiKitPacker. Ci consente di pannellizzare anche figure diverse. Ad esempio le tre figure che abbiamo visto nel video precedente, che abbiamo esportato con KiKit e le abbiamo chiamate A, B e C. Questo è il risultato. Ho pannellizzato una figura A, due figure B e tre figure C. Vediamolo anche in 3D. Vediamo i morsi di topo, i mouse byte qui, per separare facilmente i PCB dal telaio e per separarli tra loro. Valgono le stesse regole di KiKit, quindi possiamo non avere la cornice, possiamo avere più fori, possiamo spostare queste asole, però con questo plugin non possiamo usare gli scoring. Andiamo a vederlo. Non è un plugin, ma è uno script in Python. Lo possiamo scaricare da questa pagina. Lo scarichiamo da qui, code download zip. Fa uso di un altro script esterno che si chiama Rectangle Packer. Qui c'è un esempio di file di uscita. I requisiti sono KiKit installato, come abbiamo visto nel video precedente. C'è un file.yaml che poi vedremo, dove c'è dentro scritto la quantità delle board, 1 e 4, questo esempio, e come deve pannellizzare KiKit, come abbiamo visto nel video precedente in pratica. L'installazione, che è la cosa più importante, quindi dobbiamo scaricare quello zip lì e poi bisogna fare l'installazione con i requisiti dentro nel file txt. Dopo aver scaricato il file zip dobbiamo scompattarlo, ci ritroveremo una cartella chiamata KiKitPacker main, dove c'è dentro questo esempio di pannellizzazione che abbiamo visto. I requisiti sono questi altri due script che andremo a installarlo con questo comando. Dobbiamo aprire la console di KiCad, questa qui, per verificare se c'è installato Python. Possiamo scrivere Python version. Se ci dice la versione, vuol dire che è correttamente installato all'interno di KiCad. Allo stesso modo possiamo scrivere KiKit version e se abbiamo fatto tutto correttamente come nel video precedente ci esce la versione di KiKit. Entriamo dentro in questa directory qui. Una volta entrati nella directory facciamo dir, vediamo tutti questi file qui. Dobbiamo scrivere quindi Python -m pip install -r requirement.txt, che è quel file qui, e dare invio. Io ce l'ho già installato, probabilmente adesso si lamenterà che è già installato. Una volta fatta questa installazione, spostiamo questa cartella, la copiamo, dove abbiamo gli script che usiamo normalmente per KiCad, in un posto sull'hard disk dove possiamo accedere velocemente. Io l'ho messo in D KiCad plugin e l'ho chiamato KiKitPacker main, che è la stessa cartella che è stata scaricata. Possiamo guardare l'esempio e copiare l'esempio per crearne uno nostro. Io ho fatto il multiboard KiKit, che è quello che abbiamo visto la volta scorsa, che sono questi. I file sono questi qui, A, B e C, quelli che abbiamo esportato, che abbiamo visto nel video precedente. Se noi apriamo il file YAML, vediamo come impostazioni la dimensione del foglio dove dobbiamo fare la panelizzazione, il nome della prima board, percorso completo. Io sono nel disco O multiboard KiKit panel a KiCad.pcb, che è questo qui, quantità 1, quindi dalla board A quantità 1, i margini, poi la seconda board che è la B e la terza board che è la C. Io ho fatto quantità 2 della seconda board e quantità 3 della terza board. Qui possiamo giocare con le quantità come vogliamo. E questo è il primo file di configurazione. Il secondo è il file bat,
Io ne ho fatti due, uno col bordo e senza bordo. Vediamo questo qui senza bordo. Imposta questa variabile, che è il nome del file.yaml. Lancia il comando kickit di panelizzazione. La prima riga è quella che definisce il layout, usa questo plugin. Il code lo troviamo nella directory padre, quindi se andiamo indietro di uno troviamo il kickitpacker.py, che è il file Python, è scritto qui, e il file di input.yaml, che è questo qui. I vari comandi di kickit, come abbiamo visto nel video precedente, e i file di uscita. Il primo file, gli altri poi li va a prendere dentro il merge.yaml, e il file di uscita. Il file di uscita, se usiamo una cartella, ci deve essere. Ad esempio qui ho usato la cartella out, bisogna prima crearla, perché sennò il plugin non riesce a creare la cartella e dà errore. Quindi il file batch è pronto, devo spostarmi in questa directory, faccio un dir e dentro in questa directory dir, e lancio il file.bat. Se esce un done vuol dire che i file sono stati generati. Adesso io, se vado qui nella directory out e apro questo file, eccolo qui senza il bordo. Prima l'abbiamo visto con il bordo e adesso senza bordo. Molto comodo per generare copie panelizzate con figure diverse, facendo prima l'esportazione come abbiamo visto nel video precedente, e poi con l'uso di questo plugin diventa molto semplice. Oppure possiamo prendere anche file da progetti diversi e panelizzarli. Le figure devono essere rettangolari, ce lo dice qua. Quindi se abbiamo figure rotonde probabilmente non funziona. Dentro in questo file ci sono delle note in fondo. Se ci sono problemi con la rotazione e altre cose, problemi noti, possiamo andare su questa pagina qui di GitHub per vedere se sono già state risolti. Guardiamolo in 3D. Eccolo qua. Per questo breve video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!